Vuoi migliorare sensibilmente il tuo modo di utilizzare il PC rendendo tutte quante le operazioni più semplici e più veloci? Ebbene, ho proprio la soluzione che fa per te e ti dirò di più, non richiede nessuna modifica particolare al tuo computer se non l'installazione di un'app piccola piccola. Andiamo a vederla insieme. Ti senti pronto? Iniziamo! Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Ti è mai capitato di aver bisogno di trovare un file che sai benissimo che si trova sul tuo computer ma non ti ricordi in quale cartella lo hai messo? Ebbene, ti do una piccola anticipazione. Puoi usare tranquillamente lo strumento di ricerca integrato con Windows 10 e con Windows 11, ma questo, oltre ad essere incredibilmente lento, nel 90% dei casi non fornirà la risposta che ti aspettavi e non riuscirà a trovare quello che stavamo cercando. E allora che cosa fare? Abbiamo visto altre soluzioni in passato, non ultimo l'ottimo programma Everything che ci consente quasi in tempo reale di trovare qualsiasi cosa si trovi sul nostro computer. E allora perché quest'oggi sono qua? Te lo dico subito, perché è venuta fuori una nuova app davvero rivoluzionaria che ci consente di fare tutto quello che già faceva Everything ma in maniera decisamente più veloce e più completa, perché non solo ci consente di trovare qualsiasi file praticamente in tempo reale, ma anche di lanciare automaticamente i programmi che ci servono senza assolutamente nessun bisogno di riempirci il desktop di 10.000 icone inutili. Andiamo a vederlo. Prima di cominciare ti propongo una piccola prova. Supponiamo di voler cercare qualcosa che sappiamo per certo trovarsi sul nostro PC, ma che non ci ricordiamo innanzitutto dove abbiamo messo ed in secondo luogo esattamente come si chiamava. Se utilizzassimo l'Esplora risorse di Windows e supponessimo di voler cercare, non so, ad esempio NordVPN, cosa faremmo? Andremmo su questo PC, andremmo sull'intero disco C perché non sappiamo dove si trova e scriveremmo una parte del nome come ad esempio ORD. Scrivo ORD, lancio la mia ricerca, l'operazione parte, per il momento mi dà un solo risultato e poi continuo a cercare ad oltranza nella speranza di trovare qualcosa che sia confacente alla nostra ricerca e quindi possiamo già decisamente bocciare questo sistema che, come vedi, è estremamente lento. Diverso il caso in cui andassimo ad utilizzare la app Everything. Una volta aperta ci basterà digitare in alto le stesse 3 lettere che abbiamo utilizzato per la ricerca con Microsoft Explorer, ma in questo caso i risultati saranno non solo istantanei e molto completi, ma oltre a mostrarci proprio il programma che stavamo cercando, ci mostrerà tutto quello che si trova all'interno del nostro computer che contiene le lettere ORD. Una cosa quasi imbattibile, e dico quasi perché in realtà la app che sto per presentarti riesce a fare molto ma molto di più. E allora andiamo ad aprire il nostro browser in modo da scaricarla, installarla e testarla insieme. Nel motore di ricerca digiteremo come sempre Gentiluomo Digitale. Effettueremo la nostra ricerca e faremo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Apriamo il nostro sito, ci portiamo qui in alto sulla sezione che si chiama Downloads ed una volta aperta la pagina dovrai semplicemente scendere un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Listari. Potrai scaricarlo facendo clic sul mega pulsantone azzurro, ma nel caso in cui non riuscissi a trovare questo o qualsiasi altro download che mi vedi presentare in qualche video del canale, niente paura, non farti prendere dal panico e catafiondati immediatamente con indifferenza su questa lente di ingrandimento in alto a destra. Al suo interno potrai digitare il nome del programma che stai cercando o anche, proprio come nel software che stiamo vedendo oggi, una sola parte del nome. In questo caso vado a digitare, anzi l'ho già digitato, Listari, ci basta premere invio per effettuare la ricerca e vedrai che in un piccolo secondo ti comparirà proprio il risultato che stai cercando. Per andare a scaricarlo basterà fare un clic sul nome e vedrai che il download partirà immediatamente.
In questo caso il download dura pochi secondi perché si tratta, come ti avevo promesso, di una app molto piccola. A questo punto andiamo a fare clic su questo pulsante per aprire la cartella dei download e potremo chiudere la pagina del browser retrostante che non ci serve più. La cosa più semplice da fare ora è un doppio clic sul file che abbiamo appena scaricato, quello che si chiama listari.zip, e una volta aperto un altro doppio clic sull'unico file presente al suo interno. Ci verrà chiesto di confermare con esegui che vogliamo lanciare questo file e ancora di voler accettare che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo, cosa che confermeremo cliccando sul pulsante sì, e ci ritroveremo all'interno della finestra di installazione di Listari. Quello che faremo adesso sarà un clic sulla voce I accept the agreement seguito da un altro clic sulla voce next. Lasciamo tutto quanto esattamente come si trova e clicchiamo ancora su next e vedrai che partirà l'installazione. Terminata l'installazione possiamo lasciare spuntata questa voce Run Listari e cliccare sul pulsante Finish, ma non prima di aver notato che automaticamente sul nostro desktop è stata creata l'icona di Listari che ci servirà per lanciarlo in maniera molto comoda ogni volta che ne avremo bisogno. Quindi clicchiamo su Finish, chiudiamo la finestra compressa retrostante e ci si aprirà la finestra del nostro Listari, apparentemente molto simile a quella di Everything, ma con alcune importantissime differenze. Innanzitutto, in alto avremo la possibilità di scegliere il tipo di file che stiamo cercando con un solo clic, e quindi se cercheremo un documento andremo a cliccare su documenti. Lo stesso per quanto riguarda le immagini, i video, l'audio e così via. Ma non basta, perché scendendo un pochino più in basso nella parte inferiore della finestrella avremo anche la possibilità di discriminare i file che stiamo cercando in base alla data di ultima modifica. Se quindi ad esempio staremo cercando un file che abbiamo modificato solamente nelle ultime ore, escludendo tutti gli altri dal nome simile, potremo cliccare su Last One Day. Lo stesso per quanto riguarda una settimana, un mese o un anno fa. Prima di continuare, tuttavia, ti do un piccolo suggerimento, ovvero quello di portarti, aspetta che mi tolgo di mezzo, qui in basso nella System Tray e fare un clic destro sulla iconcina di Listari. A questo punto potremo scegliere la voce Opzioni, questa qui, ed andare a fare giusto un paio di ritocchini nelle impostazioni. Innanzitutto ti consiglio di accertarti che la lingua selezionata sia quella che preferisci, e quindi nel mio caso l'italiano, ma naturalmente dal menu a tendina potrai selezionare praticamente qualsiasi lingua, ed in secondo luogo di togliere il segno di spunta da questa voce Share Anonymous Analytics Data bla bla bla, in modo tale da essere certo di non condividere dati personali con i creatori di questa applicazione. A questo punto clicca sul pulsante Applica e successivamente sul pulsante OK e siamo pronti per fare la prima prova, che sarà identica a quella che abbiamo fatto con gli altri due software, e quindi andrò a scrivere ORD proprio come ho fatto prima e, esattamente come succedeva in Everything, avrò tutti quanti i risultati a portata di mano e potrò, volendo, fare doppio clic per lanciare il programma oppure raffinare la mia ricerca esattamente come abbiamo visto. Ma non basta, perché questo programma ha un'altra funzionalità davvero molto interessante. Andiamo a vederla. Supponiamo a questo punto, a programma completamente chiuso, di voler aprire una qualsiasi applicazione sul nostro computer. Facciamo l'esempio di Paint. Cosa farò normalmente? Andrò qui sul tasto Start, mi sposterò su tutti i programmi e scenderò in basso fino ad individuare Paint per successivamente farci clic. Ma questo lo sappiamo tutti. Ebbene, se avrai installato questo software, questo non sarà più necessario, perché ti basterà sulla tua tastiera premere 2 volte il tasto Ctrl per vedere comparire questa barra, all'interno della quale potrai digitare anche solo una parte del nome dell'app che stai cercando per vederla comparire e poterla lanciare con un semplicissimo clic. La barra scomparirà automaticamente dopo la tua ricerca e per rievocarla nuovamente ti basterà fare ancora una volta un doppio clic sul tasto Ctrl della tua tastiera. Non male, eh?
Insomma, grazie a questa app potrai migliorare in maniera estremamente facile la semplicità d'uso, la produttività e la velocità con cui interagisci con il tuo computer. Cosa vuoi di più se non passare ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi, guarda caso, sono tutti proprio solo ed esclusivamente per te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima. Iscriviti!